Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, come andiamo? Spero tutto bene. Allora, anche l'ottava giornata di Serie A sta volgendo al termine, manca la partita tra Venezia e Fiorentina che si giocherà stasera. Non potevo esimermi dall'analizzare codesta partita, ossia Juve-Roma, una delle partite più brutte degli ultimi 75 anni. Detto ciò ragazzi, concedetemi un momento per parlarvi di questa iniziativa che i miei amici di Sport Analisi stanno portando avanti. Questo è un corso organizzato dal mio amico Lorenzo Favaro, al quale ci sarò anch'io come relatore, quindi se avete voglia di partecipare mi raccomando guardate il link in descrizione, ci facciamo qualche chiacchierata dal punto di vista tattico su come si prepara una partita, come lavora un match analyst, insomma tutte quelle cosine carine che ci piacciono molto, quindi mi raccomando link in descrizione, andate a vedere e partecipate, io vi aspetto, non mancate. Finita questa parte un po' promo, torniamo a parlare della partita bellissima tra Juventus e Roma che si è svolta allo Juventus Stadium ieri sera, partita vinta dalla Juve grazie al gioco spumeggiante, il solito ormai siamo abituati, proposto da Massimiliano Allegri. Io l'ho sempre detto ragazzi, Allegri fa giusto il necessario per vincere. Allora, se vuoi un allenatore che ti faccia divertire, che faccia un gioco propositivo, non prendi Allegri. Se vuoi un allenatore che proponga cose nuove, non prendi Allegri. Se vuoi vincere, prendi Allegri. E siamo proprio qui, cioè nel senso la Juventus vince contro la Roma più o meno nello stesso modo in cui aveva vinto contro il Chelsea, ossia facendo un gollettino e poi mettendosi dietro. Io come al solito vi ho preparato qualche slide interessante su quello che è successo. Dio, interessante, poi me lo direte voi se è interessante, però tendenzialmente quello che è successo è stato questo. Allora, Juve-Roma parte all'inizio, iniziamo sempre dalla fase di non possesso della Juve con degli elementi di possesso della Roma e poi faremo il contrario. La Juve comincia la partita in modo veramente aggressivo, andando a prendere altissima la Roma in questa maniera, con i due attaccanti Chiesa e Kean che si occupano dei due difensori centrali e il mediano. Bentancur che si alza preventivamente per andare a prendere il mediano nel caso Kean lo perda, con poi sia Locatelli che De Sciglio molto alti per andare a prendere Zaniolo e Pellegrini. Cosa succedeva però? Che nel momento in cui la Roma, che lo sappiamo, ha un gioco molto diretto, non è la prerogativa della Roma di Mourinho quella di costruire dal basso, Mourinho è molto pragmatico, il che vuol dire anche ogni tanto lanciare lungo. Qui vediamo il lancio da parte di Mancini, Abraham che va a duello, in realtà non va a duello, cioè da solo salta di testa. E vedete questo movimento interessante di Zaniolo che parte dall'esterno, rientra dentro il campo, guardate quanto spazio c'è per lui e Mkhitaryan per attaccare frontalmente la difesa della Juve dopo lo scarico, la sponda di Abraham. Quindi vedete che c'erano dei problemi per la Juve, problemi che sono continuati anche in caso di costruzione, in questo momento la costruzione è un po' più alta rispetto a prima, ma comunque la costruzione dal basso, con questo triangolo che si viene a formare tra il difensore centrale, il terzino e il mediano, in questo caso Cristante. Kean è abbastanza lontano dal suo riferimento, fatto sta che la Roma riesce a uscire in maniera abbastanza semplice, porta Pellegrini sull'esterno in modo tale da far uscire il mediano Locatelli molto dalla sua posizione. De Sciglio non può uscire chiaramente su Pellegrini perché è preoccupato di prendersi Zaniolo, il che vuol dire che se Zaniolo riesce a girarsi, o comunque se Zaniolo e Pellegrini riescono ad uscire tramite una combinazione magari con un 1-2, la Roma avrebbe davvero tanto spazio per poi sviluppare in verticale il proprio gioco. Ma qui quel vecchio volpone, vecchio no in realtà, però quel volpone di Allegri cosa dice? Caro mio Mourinho, ti aspetti che io venga con una difesa 4, con un 4-4-2? In realtà io vengo con una difesa 5. In questo modo, vedete, questa è la continuazione dell'azione di prima, Pellegrini riesce a ricevere il pallone nella zona che prima era questo cerchio rosso immenso, quindi ha tutto il tempo di controllare il pallone
E cosa succede? Qui la Roma di solito, come abbiamo detto anche nella riunione tecnica che abbiamo fatto in preparazione a questa partita domenica pomeriggio, quindi se non l'avete vista andatela a rivedere, avevamo analizzato proprio questa giocata della Roma che una volta uscita con lo scarico dall'esterno ha due giocate principali, ossia o la palla sopra la linea difensiva per l'attacco in profondità da parte di Abraham o il cambio gioco sul terzino opposto. Allegri dice: io metto la difesa 5, Abraham è in mezzo a Chiellini e Bonucci, anzi in questo caso Abraham è in mezzo a Bonucci e Danilo, che comunque sono due volponi anche loro, cioè non è che chiaramente Chiellini è un professore, ma non è che Danilo sia particolarmente scarso, e dall'altra parte Quadrado che tiene Vigna. Capite bene che così facendo la Roma non ha la giocata. Sarebbe una giocata pericolosa da fare, una giocata anche rischiosa dal punto di vista magari del passaggio, sia quel giocatore che è all'interno del cerchio di centrocampo, Mkhitaryan, potrebbe ricevere la palla tra le linee in diagonale, dando così altre due opzioni di passaggio a Pellegrini, perché oltre alla palla sopra al cambio gioco ci sarebbe la palla per Mkhitaryan o la palla in orizzontale per Cristante, che è il giocatore un pochino più arretrato. Tuttavia Mkhitaryan non è un giocatore che ti va a prendere quello spazio lì, cioè se ci fosse a parti invertite, meglio a lati invertiti, Zaniolo è un giocatore che quella palla lì te la va a prendere, Mkhitaryan no. E infatti Mkhitaryan cosa fa? Aspetta, si abbassa un pochettino, aspetta che Bentancur gli corra davanti per poi ricevere il pallone, però a quel punto la Juventus si è già riposizionata con i 5 difensori più Bentancur, appunto. Per cui in questa organizzazione di gioco sicuramente la Juve qualche rischio se l'è preso attaccando alto, però cosa succede? Che la Juve riesce a segnare, come non si è ancora capito. Cioè Ken probabilmente è l'unico giocatore che segna senza saperlo. Fatto sta che la Juventus segna il gol e come per magia, tac, guarda che bello. E qui è finita la partita, ragazzi. È finita la partita, perché andare ad affrontare una squadra come la Juve in 5-3-2 con Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio in formato Roberto Carlos almeno fino al 60°, in mezzo comunque Bentancur che due randellate le dà, Locatelli che è comunque un buon giocatore, Bernardeschi che è in uno stato di forma molto buono, fai fatica, cioè è difficile trovare degli spazi così, tanto più l'organizzazione della Juve era perfetta, perché lo vediamo in questa slide, c'è il Veretout che è in possesso di palla, Quadrado è pronto a uscire su Vigna, Danilo ha il suo riferimento che è El Shaarawy, perché qui El Shaarawy era già subentrato a Zaniolo, che sembra che non sia niente di grave e meno male, sono solo contento, mentre Abraham è in mezzo a Bonucci, Chiellini e buonanotte suonatori. Nel momento in cui El Shaarawy si abbassa nel tentativo di ricevere il pallone, Danilo lo segue, la difesa della Juve che da 5 si tramuta come se fosse una difesa a 4, con Bonucci che si stacca da Abraham e va a prendere Pellegrini tra le linee. È veramente complicato poi andare a perforare una fase difensiva fatta in questa maniera. Ora qui la vediamo ancora meglio. Supponiamo che questa linea rossa sia un muretto e che tu chiuda il campo dove c'è questo muretto, quindi si va dalla linea di fondo campo a questo muretto. Si sta giocando in 9 contro 5. 9 contro 5, voi fate un esercizio con la vostra squadretta, con chi vi pare, fate un esercizio 9 contro 5, mi dovete contare quanti gol segnano i 5 giocatori. È chiaro che poi nel momento in cui la Roma inizia a mettere giocatori davanti, c'è ancora Chiesa, che non ha fatto una buona partita Chiesa, però comunque c'è Chiesa, c'è Ken o Kin, sempre la stessa persona, Ken o Kin, corrono e quando c'è stato da dare un pochino il collo ai due difensori centrali della Roma, ci danno dentro, soprattutto Ken o Kin. Questa secondo me è stata la vera forza di Allegri, cioè Allegri, come dicevo prima, non fa niente di più del necessario per vincere. Ha trovato il gol in un momento in cui comunque stava alta, aveva iniziato forte, come abbiamo detto, ha trovato il gol, fatto il gol, mi rimetto dietro.
mi rimetto dietro il calcio spettacolo, uno contro uno tutto il campo, ma chi se ne frega, mi metto dietro alla fine della partita, punti 3. Ragazzi, è così. Andiamo a vedere anche la fase di possesso della Juve, ossia quella di non possesso della Roma. Come anche qui avevamo preventivato all'interno della nostra riunione tecnica, la Roma tiene i due giocatori offensivi, ossia Pellegrini e Abraham, davanti. In caso di costruzione a 3 dell'avversario non portano in avanti un altro giocatore, cioè per esempio non fanno uscire l'esterno alto sul braccetto, lasciano che i due se la sbrighino da soli, il tentativo di chiudere la manovra avversaria in un lato e poi andare forte a chiudere quel lato. Di cui vediamo si forma un 4 contro 2 perché oltre alla costruzione a 3 c'è anche Locatelli, quindi è un 4 contro 2 a tutti gli effetti, e dietro la Roma sta con 2 linee da 4, però con le 2 linee da 4 hanno avuto parecchi problemi secondo me. Questo è chiaramente all'inizio della partita, perché poi la Juve non è che abbia fatto grandi cose col pallone durante la partita, però qui vediamo nel momento in cui Chiellini riceve il pallone da questa situazione, porta palla e l'esterno è costretto a uscire perché se no la squadra si abbassa di 40 metri. L'esterno è costretto a uscire, vedete che Karsdorp è in 2 contro 1, Mancini è in 2 contro 1, Ibañez ha già i suoi problemi perché c'è Ken che parte in profondità e Vigna, ossia il terzino sul lato opposto, è 2 contro 1. E diventa difficile difendere una situazione del genere. Per cui cosa succede? Andando avanti con i minuti, Zaniolo abbassa ulteriormente la sua posizione e va a prendersi De Sciglio. Cosa succede però? Che la Roma si abbassa tutta, come dicevamo prima. La Roma si abbassa tutta nell'aspettare che Pellegrini vada ed esca su Chiellini. E qui un piccolo problemino tattico la Roma ce l'ha avuta, senza che la Juve facesse sta gran cosa. Vedete che a volte basta veramente poco. Oltretutto, avendo comunque due mezzali come Bernardeschi e Bentancur, la Juve aveva anche l'arma dell'inserimento. E qui lo vediamo, dove c'è Bentancur che taglia davanti a Vigna e attacca la profondità alle spalle dei due difensori centrali. Vigna lo segue. Molto semplice, avendo un 1 contro 2, dovendo giocare un 1 contro 2, è costretto a seguire uno, ma lascia libero Quadrado e Bonucci ha chiaramente il piede per raggiungere l'esterno colombiano. Posizione di Quadrado e anche quella di De Sciglio, che anche lì hanno messo un pochino in difficoltà, perché i quinti erano alti ma non altissimi, non erano sulla stessa linea degli attaccanti, erano un filo più arretrati, ma comunque sempre alle spalle degli esterni alti della Roma. Il che vuol dire che nel momento in cui, per esempio qui c'è un passaggio da Danilo a Quadrado, Vigna doveva uscire forte, si liberava lo spazio alle sue spalle, e lì c'è Ken che attacca la profondità, con Ibañez che lo deve seguire. Sicuramente è un mismatch da questo punto di vista, perché Ken è sicuramente più gamba nell'attaccare gli spazi aperti. Per cui sicuramente anche da questo punto di vista qui appunto nascerà poi un'occasione o una potenziale occasione con Ken che supererà Ibañez e metterà dentro un pallone su cui però non arriverà nessuno. Ragazzi, l'analisi è già finita, spero che vi sia piaciuta. Per quanto mi riguarda è stata una partita veramente brutta, non tantissimi contenuti. La Roma nel secondo tempo ha attaccato ma senza particolare logica dal mio punto di vista, per andare a sbattere alla fine contro la muraglia sorretta da Allegri. Sono convinto che l'uscita di Zaniolo abbia danneggiato oltremodo la fase offensiva della Roma, perché comunque era quello che ti strappava, no? Era quello in grado di portare il pallone, andare via di potenza, di andare via in 1 contro 1. Era insomma un giocatore molto scomodo da difendere per la Juve. Non vorrei entrare nella polemica del rigore, fuori gioco, così, per cui ci colleghiamo con il nostro amico Oli Williams che ci dirà cosa ne pensa. Era gol! Perfetto, ottimo. Detto ciò ragazzi, il video è finito, io vi ringrazio tantissimo, mi raccomando lasciate un like, lasciate anche un commento, ditemi che cosa ne pensate della partita di ieri, ditemi se secondo voi la Juve giocando così potrà andare avanti, potrà ambire a vincere lo scudetto, ad andare avanti in Champions, insomma tutte le cose che volete. Fatemi sapere anche secondo voi se la Roma, visto che alla fine ha giocato contro Lazio e Juve e ha portato a casa 0 punti,
magari c'è da fare qualche ragionamento o magari no. Perciò ragazzi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo, alla prossima, ciao!